Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Quest'oggi vi porto un contenuto davvero molto particolare, ovvero come ben vedete quest'oggi abbiamo del tubolare e dei tubi in acciaio inox. Ho preparato la saldatrice, abbiamo un monopattino da smontare per andare a recuperare dei pezzi, ma questo serve per costruire. Ma prima di svelarvi tutta la situazione, rimanete connessi con noi che tra pochino vi racconto tutto passo passo. E ora sigla! Prima di svelarvi tutta la situazione, andiamo qualche mese indietro da quando è iniziata tutta questa faccenda. Come ben sapete, io e Alfredo tutti gli anni passiamo all'ECMA a Roffiera a Milano. Insomma, nella fiera, passando nello stand di PMT e ragionando con quelli di PMT, abbiamo scoperto che hanno progettato un nuovo pneumatico. Poi, una volta abbiamo visto il pneumatico, ci siamo ricordati sia io che Alfredo che uno youtuber abbastanza conosciuto stava facendo un progetto dove va a utilizzare quei pneumatici. Quindi noi, la Creativa, abbiamo fatto i tramite di questo youtuber. Mentre stavamo mangiando io e Alfredo ci veniva l'idea, vi sto raccontando proprio come è andata la faccenda, proprio contestuale parole. Mentre mangiavamo un panino io e Alfredo, all'ora di pranzo ci veniva l'idea di andare a sfidare questo youtuber, visto che fa dei contenuti più o meno simili a noi. Poi uno youtuber che diciamo che è uno smanettone come me, e non vedo l'ora di sfidare questo youtuber. Come vi dicevo prima, vi lascio delle clip a scorrere sotto e provate ad indovinare di quale youtuber sto parlando. Magari qua sotto nei commenti scrivetemi se avete indovinato. Insomma ragazzi, dopodiché io e Alfredo ci siamo allarmati subito e abbiamo contattato questo youtuber per lanciarle la sfida. Questo youtuber andrà a modificare una mini bicicletta della marca Fido, che dopo vi svelo. Insomma, va a modificare questa bicicletta, ovvero andrà a mettere dei motori più potenti, la batteria potente eccetera, e per farla andare mi sa intorno ai 70 km/h. Come ben sapete, noi Laco Creative andiamo sempre a cercare la via più facile. Ormai tutti quelli che mi seguono lo sanno che non sono un saldatore patentato. Ho detto perché non andare a costruirla proprio da zero invece di andare a prendere una bicicletta e modificarla. Almeno così sono sicuro che andrò a fare un telaio molto resistente di un materiale di qualità, ovvero andrò ad usare del tubo in acciaio inox 316L saldato a TIG, quindi da questo punto di vista siamo tranquillissimi. Qui come ben vedete ho già iniziato a fare delle prove, delle pieghe con la Mingori. La Mingori sarebbe una piegatubi. Qui come ben vedete sono andato a fare delle pieghe con una piegatubi, ma purtroppo le curve vengono schiacciate, quindi devo andare a tagliare e saldarci delle curve. Qui abbiamo anche un tubolare che andrò ad usare per il sellino, ovvero per la base del sellino. Nella Fido, che vi dicevo prima, hanno usato un tubolare simile a questo, ma è più largo, dove ci inseriscano la batteria. In questo caso io non devo inserire una batteria, ma lo faccio solo come supporto per il sellino, almeno è più resistente. E poi, come ultima cosa, andrò a sfruttare alcuni pezzi di questo piccolissimo monopattino a spinta. E insomma, tanto per mettere in piedi questa bicicletta andrò a sfruttare la ruota posteriore di questo monopattino, e il motore invece ce l'ho già, che questa ruota la metterò anteriore e il motore lo metto posteriore. È un motore da 36 volts, ma dopo andremo a mettere uno più potente con una centralina più potente. Comunque questi sono i componenti da usare per creare questa bicicletta. Insomma, ora vi chiedo una mano a voi ragazzi di darmi un parere. Ho due opzioni, sono indeciso tra questo modello e questo modello. Magari nei commenti fatemi sapere quale vi piace di più e io lo andrò a costruire. Poi come ultima cosa ragazzi andiamo ad usare il sellino del Bogis. Se vi ricordate ci è arrivato un sellino che è ancora nuovissimo, andrò ad usare questo qua. Intanto per metterla in piedi andrò ad usare tutto quello che ho in casa, diciamo, almeno per farmi un'idea, per vedere come viene. Poi mano a mano andiamo a modificarla insieme. Insomma ragazzi, che dire, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo tipo di contenuto. È un contenuto nuovo, diciamo, cioè passare dai monopattini alle biciclette, insomma è una bella sfida. Però ormai a me, come ben sapete, mi garbano le sfide, mi garba smanettarci, mi garba fare quasi tutto. Però quello che vi posso dire, sia l'elettronica e tutto è la stessa dei monopattini, quindi più o meno simile. Ecco, cambia il telaio, quello che cambia, ma l'elettronica che andremo ad usare la potete usare anche sui monopattini, quindi credo sia molto interessante anche per voi. E insomma ragazzi, come sempre
Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora ancora non l'avessi fatto, di attivare la campanellina così rimane sempre aggiornato qualora pubblicheremo un video. Vi dico fin da subito che questo progetto avrà più parti di video, quindi se attivate la campanellina appena esce il video vi arriva la notifica e sarete dei primi a vederlo. Questo è tutto da Laco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!